Dunque, oggi analizzo una strategia che sta circolando in rete, l'arbitraggio tra un conto prop firm in challenge e un conto reale personale. La teoria sembra furba, la matematica invece la distrugge. È un'idea che sulla carta appare vincente. Nella pratica, quando si entra nei dettagli statistici e strutturali della strategia, emergono ovviamente criticità profonde che la rendono inefficiente, non scalabile e soprattutto non replicabile come edge operativo. La struttura della strategia si basa sull'apertura di due conti: un conto prop firm in challenge o modalità demo, un conto reale con capitale proprio. Le operazioni vengono sincronizzate in modo speculare. Su un conto si apre una posizione rialzista, sull'altro una ribassista. L'idea è che quando un conto raggiunge il target, l'altro raggiunge la perdita equivalente. Il presunto arbitraggio ovviamente nasce dalla convinzione che la perdita sulla prop non sia reale, mentre il guadagno sul conto personale sì. A livello concettuale sembra un edge simmetrico. In realtà l'intera dinamica statistica è asimmetrica. Le prop firm impongono una struttura fissa, un livello di perdita massima quotidiana, spesso espresso con una percentuale superiore rispetto al livello percentuale previsto per il target. Questo significa che la distanza percentuale necessaria affinché la prop raggiunga la perdita e quindi il trader guadagni sul proprio conto reale è più ampia, più profonda, più rara. La distanza percentuale necessaria perché la prop raggiunga il proprio target, evento che al trader non porta alcun beneficio reale, è più stretta, è più frequente, più probabile. Quindi il trader si trova con un evento profittevole che richiede un movimento percentuale maggiore del prezzo e un evento non profittevole che richiede un movimento percentuale minore, che dal punto di vista statistico è un payout sfavorevole. Dal punto di vista operativo è un reverse edge. Quando si analizza la distribuzione dei range giornalieri sui principali tassi di cambio, anche solo utilizzando parametri standard, volatilità intraday, frequenza di breakout percentuale, emerge chiaramente che i movimenti percentuali stretti vengono colpiti più spesso rispetto a movimenti ampi che vengono colpiti significativamente meno spesso. In un backtest effettuato su un numero elevato di sessioni giornaliere, in più fasce orarie si osserva un pattern costante. L'evento con percentuale più bassa viene colpito la maggior parte delle volte e purtroppo quello è proprio l'evento che non genera profitto. Il trader quindi è allineato con la statistica contro il proprio interesse. Questo non è arbitraggio, è un coin flip con payout distorto. Le limitazioni imposte poi dal modello operativo includono una sola operazione al giorno, nessuna probabilità di intervenire manualmente, impossibilità di ridurre l'esposizione, impossibilità di applicare trailing, scaling e riduzione del rischio. Chi opera professionalmente sa che il vero vantaggio competitivo nel lungo periodo nasce da gestione dinamica dell'esposizione, modulazione dei volumi, gestione della chiusura anticipata, lettura del contesto, volatilità, liquidity. Insomma, in questo sistema tutte queste variabili sono completamente eliminate. Il trader diventa un esecutore passivo di un coin flip a range distorto, tenuto conto che il prezzo è un processo stocastico variabile che oscilla senza dei parametri rigidi, quindi molto variabile. Quindi per definizione l'arbitraggio è una struttura priva di rischio. Qui il rischio c'è ed è integrale e soprattutto è concentrato proprio sul conto che genera valore reale, perché vi ricordo che le prop sono delle demo, tenuto conto poi che c'è anche il rischio che il gestore della prop possa anche non pagarvi. Quindi il conto prop, essendo demo e challenge, non offre alcuna copertura effettiva e nessuna garanzia che voi sarete pagati, cioè voi state rischiando denaro reale su un qualcosa di molto effimero. L'idea che una perdita virtuale equivalga a una perdita nulla è illusoria, perché ogni perdita sulla prop incide sulla challenge, porta al rischio di invalidare la fase, genera costi di riattivazione perché dovete continuare a pagare e interrompe la continuità operativa. Dal momento che la maggioranza statistica degli eventi porta la prop a colpire il target, non la perdita, il trader si trova in una struttura che non genera valore sul conto reale e consuma continuamente i cicli di challenge. Quindi non è un arbitraggio, è una simmetria di incentivi dove il fornitore del servizio e la prop sono gli unici beneficiari strutturali. Un vero edge ovviamente deve essere scalabile, più capitale, più guadagni, più sites, più efficienza, più dati, più robustezza. In questo modello la scalabilità è compromessa da regole rigide e vincolanti, un solo trade al giorno, impossibilità di modulare il rischio, necessità di riacquisto in caso di errore statistico. Non si può aumentare l'esposizione né replicare il modello su volumi maggiori senza trovarsi esposti a una proporzione ancora più favorevole. Insomma, ciò che viene venduto come arbitraggio è tecnicamente un sistema a doppia posizione con probabilità bilanciate e payout negativo. Non esiste alcuna leva analitica, nessun edge statistico, nessuna gestione attiva. La percentuale
percentuale che genera profitto è quella meno frequente, la percentuale che non genera profitto è quella più frequente. La struttura quindi non è ottimizzata per il trader, ma per chi vende questo tipo di metodo. Un trader avanzato, analizzando le distribuzioni percentuali dei range, il drift direzionale, la frequenza del breakout, il rapporto tra range stretti e ampi, riconosce subito la natura non scalabile e non profittevole del modello operativo che sta applicando. Questa strategia non rappresenta un vantaggio competitivo né un arbitraggio vero e proprio, è semplicemente una costruzione statistica che accentua simmetrie e vincoli, trasferendo il rischio dal fornitore al trader e il valore dal trader al fornitore. In pratica, ragazzi, smettetela di applicare questi trucchetti, o imparate a lavorare sul mercato con un certo metodo oppure lasciate perdere, perché tanto comunque fate più soldi se lanciate le monetine.